Mio caro Mario, c'è un ecosistema nel panorama blockchain NFT che mira a essere, come si può dire, Nintendo, la Nintendo decentralizzata. È un ecosistema che gira su Arbitrum, si chiama Treasure DAO, con il token nativo Magic. Mira a essere un ecosistema NFT, Game Finance, AMM interpolabile, con la possibilità di andare a integrare giochi di terze parti, proprio un po' come fate voi in casa Nintendo, ma andiamo a vedere se questo ecosistema potrà avere un potenziale di crescita oppure no, ovviamente dopo la sigla. Treasure DAO raggiungibile all'indirizzo treasure.lol. Comunque vi lascerò tutto in descrizione come al solito. La Nintendo decentralizzata. Questo ecosistema creato su Arbitrum mira a essere un ecosistema a 360 gradi sia per sviluppatori ma soprattutto per giocatori, capace di integrare non solo un videogioco ma molteplici videogiochi creati anche da terze parti, uniti in più community attorno a questo ecosistema che cede l'infrastruttura, tenuti saldamente insieme dal token nativo, ovvero il token Magic. Uno dei punti di forza è proprio la tokenomics, è proprio il token Magic che è integrato perfettamente, è il punto saldo di questo ecosistema e chiunque voglia progettare videogiochi, integrarlo, e persino i giocatori che andranno a giocare a questi game, andando a creare guild, vincere tornei e fare tutte quelle azioni da gamer, andranno a utilizzare e in alcuni casi anche a guadagnare il token Magic. Magic, come avete capito, è la valuta di questo ecosistema, è il tesoro che funge da denaro cross metaverse all'interno di questo strato economico comune. Ma molto similmente a Bitcoin, anche Magic ha un halving, non ogni 4 anni, ma bensì ogni anno. È stato progettato per essere sempre più scarso. Il lancio del token è stato effettuato in modo equo, senza grandi investitori che potessero acquistare più token rispetto agli utenti normali, e solo il 10% della total supply è data in mano al team. Avrà una rifornitura circolante massima di 350 milioni di token. Quindi è normale intendere che all'aumentare dell'utilizzo di questo ecosistema, che ricordo che è costruito su Arbitrum, uno dei layer 2 di Ethereum che sta esplodendo negli ultimi periodi, soprattutto in ambito DeFi, e anche Game Finance. Con l'aumentare dell'utilizzo di questo ecosistema, con l'aumentare della creazione dei giochi, con l'aumentare degli utenti che giocano, creano e gestiscono all'interno di questo protocollo, e una diminuzione costante del circolante del token potrebbe avere un incremento di prezzo anche abbastanza consistente. Ovvio, ragazzi, non prendetelo come consiglio finanziario perché non ho la palla di cristallo, è una supposizione, sempre se questo ecosistema continui a prendere piede, ma potrebbe anche non avvenire e quindi il token perdere continuamente di valore, quindi veramente valutate con la vostra testa. Il progetto è totalmente open source e al momento conta 13 giochi all'attivo, tutti completamente già abilitati e giocabili. E ovviamente tutti i personaggi, tutti gli item che trovate all'interno di questi giochi sono degli NFT, e giocando in alcuni giochi si possono guadagnare i token Magic e anche degli NFTs. Come potete vedere nella home page abbiamo anche un marketplace NFT che nelle ultime settimane, nell'ultimo periodo, ha visto anche una crescita esponenziale del volume di scambio. E anche in questo caso, come giusto che sia, anche se non è detto che altri ecosistemi utilizzano questa politica, ma come giusto che sia, anche all'interno del marketplace l'unica valuta di scambio è il token Magic. Essendo una DAO, il potere decisionale è dato dagli stakeholder, e all'interno di questo ecosistema trovate delle community molto forti che si sono create e si stanno creando dietro a questi giochi. Ed è anche per questo che si definisce la Nintendo decentralizzata, perché proprio come Nintendo fornisce un ecosistema sia per i giochi stessi che produce,
ma anche per i giochi di terze parti, ma soprattutto come Nintendo riesce ad avere una community molto forte alle spalle, e sappiamo quanto sia importante il potere della community dietro le attività di Game Finance. E non dimentichiamoci, come ho detto in apertura del video, stanno anche creando all'interno di questo protocollo un AMM decentralizzato per poter scambiare Magic con altri token, sia compatibili EVM ma anche compatibili con altre chain, perché mirano ad essere anche un ecosistema interporabile cross-chain. Lo swap è di nuovo conio, quindi pian piano si evolverà, integreranno altri token, si svilupperà, adesso è veramente basico, possiamo effettuare lo swap con un paio di token e all'interno ci sono solo 2 pool, ma verrà implementato e ampliato. Per connetterlo al nostro portafoglio basta cliccare su Connect Wallet e ci sono tutti i wallet compatibili, compreso il nostro amato MetaMask. Un'altra importante innovazione che integreranno all'interno di questo ecosistema è un launcher che permetterà di andare a integrare anche giochi provenienti da altre chain, essendo un metaverse e un ecosistema cross-chain, un po' proprio in stile Steam, dove al suo interno noi troviamo tantissimi giochi di tantissime case videoludiche, e anche in questo caso Treasure DAO mira ad un'integrazione del genere. E questo è molto importante, quanto dà una sicurezza in più agli utenti che vogliono giocare a questi giochi, sapendo che all'interno di questo ecosistema difficilmente, detto tra virgolette, troveranno dei progetti scam, perché i giochi che andranno inseriti in questo launcher saranno analizzati dal team e dalla community. Il team pseudonimo vi invito sempre ad analizzare queste parti in autonomia, e se volete seguire degli aggiornamenti basta andare sul loro canale Discord, sul loro profilo Twitter, che conta oltre 128.000 utenti. Hanno anche un canale Telegram, un gruppo Telegram con circa 60.000 utenti attivi. Il token, qualora vogliate acquistarlo, e vi ripeto che non è un consiglio finanziario, lo trovate su Binance, Coinbase, KuCoin, Uniswap, SushiSwap, Gate.io, Bybit, Huobi, BitGet, Crypto.com, BitCax, MEXC ed altri importanti player del settore. Questo ecosistema è relativamente nuovo, possiamo dire davvero che sia un neonato. È stato lanciato nell'agosto 2021 su Ethereum come una branca di Loot Project, che poi è passato nell'ottobre 2021 su Arbitrum. E recentemente ha ottenuto un riconoscimento molto importante come la migliore piattaforma NFT sulla blockchain di Arbitrum, andando a rappresentare il 95% delle sue transazioni NFT. Bene, siamo arrivati alla fine di questa piccola presentazione, spero che il video vi sia piaciuto, l'abbiate trovato interessante. Mi raccomando, per supportare il mio lavoro è importantissimo per me un'iscrizione al canale, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, se avete domande, richieste o conoscete altri ecosistemi simili vi invito a commentare il video con tutte le informazioni del caso. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto, ciao a tutti!